Buongiorno a tutti ragazzi, oggi unboxing del binocolo multispettrale della Pixfra, è il nuovissimo Draco, mi è stato gentilmente fornito da Paganini. Vediamo insieme che cosa contiene la scatola. Il binocolo con parte degli accessori sono custoditi in questa borsa di tessuto che pare nautico di buona resistenza. Inoltre è presente un secondo vano con altra accessoristica e nella parte inferiore della scatola troviamo tutta la documentazione. Tagliando di presentazione del prodotto con dei ringraziamenti, tagliando con i 3 anni di garanzia, un altro tagliando informativo, l'immancabile panno per la pulizia delle ottiche e una guida rapida, come vedete multilingua, e abbiamo anche fortunatamente l'italiano. Nel vano laterale troviamo cavetto USB, tracolla per la borsa e tracolla in neoprene marchiata Pixfra per sostenere il binocolo multispettrale. Nei vani laterali invece sono presenti un caricabatterie, ben 4 batterie. Sono le classiche 18.650 da 3.650 mAh ricaricabili. Adesso vi mostro il binocolo. Le caratteristiche saranno ovviamente citate all'interno della video recensione, quindi vi consiglio di seguire sempre termicinotturni.it, il mio canale YouTube. Questo binocolo, che è una novità assoluta per il 2026, è disponibile in 3 formati: il D225, il D335 è oggetto della recensione, il D635. Il prodotto più piccolo ha un sensore termico da 256 x 192. In tutti e 3 i casi comunque il sensore digitale Night and Day è un 4K, quindi 3840 x 2160. Il D335 che vedete in questo momento è la corretta via di mezzo, nel senso che ha un microbolometro termico con sensore da 384 x 288, una lente da 35 mm e un ingrandimento compreso tra 3,8x e 30,4x, quindi beneficia di un incredibile zoom 8x, mentre il field of view a livello di visione night and day è di 14 metri per 8,8. La durata delle batterie è stimata in circa 8 ore. Il telemetro integrato inoltre ha una distanza di stima di 1000 metri con uno scarto di più meno 1 metro. Sono disponibili 2 illuminatori a scelta, da 850 che è leggermente più potente, circa il 20%, ma talvolta visibili alla fauna, e il 940 nanometri che è leggermente meno performante ma totalmente invisibili. Come vedete l'ergonomia è ottimale, i pulsanti, e inoltre è disponibile, come le più recenti realizzazioni, anche il sistema di messa a fuoco centrale come un classico binocolo. Insomma ragazzi, io inizio a provarlo rapidamente, mi metterò all'opera senz'altro al tramonto. Un carissimo saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e dal Pixfra Draco D335 4K. Ciao ragazzi!